Buonasera e benvenuti sul canale Arrampicata Golden. Volevo presentarvi alcuni oggetti di sport, inerenti allo sport, che ho acquistato sull'app Temu o Temu. L'app Temu o Temu è un'app cinese che è scaricabile sul vostro smartphone e che propone l'acquisto di un pochino di tutti gli oggetti. Quali sono gli oggetti principali che io vorrei e mi piacerebbe acquistare su questa app? Allora, sicuramente non grandi elettrodomestici o cose molto costose. Il mio consiglio è di spendere comunque su oggetti di poco costo, di poco valore. Elettronica di consumo, ricarica batterie, fili per il telefono cellulare, stoviglie per la casa. Ho preso anche l'appendino stendi abiti per mia madre. Cose così, insomma, un pochino divertente. Poi vi dirò la fase estremamente negativa, perché in realtà è un po' uno spoiler. Sconsiglio l'utilizzo dell'app Temu. Lo sconsiglio specialmente ai ragazzi giovani, specialmente agli adolescenti, specialmente scaricata sul telefono di un minore o comunque di un bambino più piccolo. È un'app che a mio avviso è pericolosa, ma per dei motivi per cui ve la sconsiglio volevo parlarvi alla fine del video. Inizialmente volevo raccontarvi un po' com'è andata. Per ridere ho scritto arrampicata su Temu, ho detto chissà che cosa viene fuori. Ok, è venuto fuori un po' di tutto ed ero indeciso su cosa acquistare. Quindi il primo acquisto che ho fatto è perché penso che sono vecchio, che vado in Falesia e non riesco a scaldarmi. Vabbè, farò i miei gradi bassi, quello che è. Però mi farebbe piacere poter scaldare un po' le dita, avere qualcosa da tirare. Così ho comprato questo. Questo è un sarchiapone di legno. E il cameraman cerca di farmi ridere, ma non ce la farà. E no, questo è un hangboard, si chiama portable hangboard. Cosa serve? In Falesia si appende e poi tu qua ti puoi appendere con tutte e due le mani, se sei una pippa come me o con una mano sola, e c'è quindi una tacca, si definisce da 2 cm, una tacca da 1,5, una tacca da 1, quasi 1, due buchi per le dita se sei veramente un masochista, e questi che sono i buchi dove passano i cordini, che se vuoi puoi anche farci le trazioni sul mignolo. Questo cordino ti viene dato insieme. Perché l'ho acquistata? Per il prezzo. Perché è vero che a prezzo pieno veniva 25-26, ma poi con sconti e scontini, che è un po' quello di cui vi volevo parlare, dire il perché poi diventa un'app negativa, alla fine l'ho presa con 8,70 euro e in legno massello. Ha uno scanalatura qua, perché se la vuoi usare a casa puoi prendere un pezzo di cordino più lungo e la fissi in modo che non si oscilli, che non oscilli. Come va in Falesia? In Falesia devi trovare un posto strapiombante, un chiodo, qualsiasi posto. Leghi qua, hai cura di fare bene questi due nodi, perché se si sgancia ti arriva in testa e ti fa secco. Ti metti così, così, e ti appendi. Se non ti vuoi appendere perché hai paura di farti male, fai solo questo, che è meglio anche. Se vuoi fare delle trazioni o appenderti, puoi prenderla così. Se si staccano i nodi e vengo giù mi faccio così, fai le trazioni. Così hai un... Se vuoi puoi legarla con un elastico ai piedi e la tiri. Un hangboard, ok? Poi se sei fortissimo puoi sospenderti qua, monobraccio. Così monobraccio zaza, magari, invece no. O così per le dita. La cosa eccezionale è che l'ho pagata meno di 9 euro. Mi sembra 8,70 euro. Viene in questo box. Il cordino che ti danno è un po' corto, sarebbe da sostituire. Bello per l'arrampicata, secondo me un bel regalo. Anche se volete regalarlo a un amico. Il prezzo di mercato di questo è sui 30 euro su Amazon, che è il principale concorrente. Il secondo me ne hanno già rubati 15, un po' perché li di. E ho fatto un video, che vi metterò il link in descrizione, su come costruirvene uno, e ho speso circa 14 o 15 euro mi sembra per costruirlo. Questo l'ho acquistato con Temu, ne veniva 27, sconti e scontini l'ho pagato 15, 14,80, 14,90. Che cos'è?
un clip a rinvii. Come si usa? Si prende un rinvio, lo si mette in qualche modo qua dentro, che adesso ancora non ho capito. Occhio alla testa che va avvitata. Si mette il rinvio qui, questo si allarga. Devo rinviare ma non ho... Aspetta, va avvitato questo. Ok, così. Non ce la faccio, ho paura. Clic, avvio da sotto e mi rimane la corda ovviamente messa dentro. Ed è un clip a rinvii. Quanto si estende questo? Si estende tanto. Non è lungo come quello che avevo da 8 metri, ma ha un vantaggio rispetto all'altro. È estremamente compatto. Lo svantaggio è che la canna qua è in plastica. Non prevedo una lunghissimissima durata, però no. 3 metri. Più la lunghezza delle tue braccia. Se sei alto come me 1,70 m, no, è alto esattamente 3 metri. È facile da usare, è leggerissimo. Non ha l'attacco dietro purtroppo, ma te lo puoi fare tu con un cordino, un elastichino per tenerlo all'imbrago se vai su una via. E la parte bella di questo è il costo. Il clip a rinvii standard costa 110 euro, 70 quello più corto. Pesa di più, è vero, sarà anche più robusto. Una cosa che voglio dire di questo, che è bellissimo, se si spaccasse questo, perché veramente un pochino... puoi sostituirlo con una pinza da batteria al dado sopra, gliela monti e usi come ho fatto il clip a rinvii. Vi rimando al video, io ne ho fatto uno artigianale dopo che me l'avevano rubato. Un altro consiglio viene dato con questa calza, che non è per bendarsi, non è neanche un... no, niente. Poi me lo bannano. E serve in realtà a proteggere questo, perché se lo mettono nello zaino così, questo si impiglia da qualche parte, si storce da una parte o dall'altra e si spacca. Quindi quando ve lo portate dietro, questo messo e questo sempre in testa. Anche questo per circa 15 euro, veramente un buon prezzo. I tubi da soli, gli estendibili, costano di più. Infine una cosa bellissima che non ho ancora usato. La prima volta che ho voglia di disfare e rifare lo zaino la utilizzerò. Invece di avere la roba dentro del sacchettame dell'immondizia o... Questo è nato proprio per l'arrampicata. È un climbing, vedi che c'ha il nodo, che è vero, il nodo. Serve per mettere, qua metti i moschettoni, qua metti i cordini e qua hai 2 file di rinvii, ce ne stanno una ventina. Così. Qual è il vantaggio? È che non hai la roba sparsa nello zaino, puoi contare i rinvii, così eviti di lasciarli in palestra, 1, 2, in palesia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una volta messi dentro, così, ma io in realtà preferirei non metterlo in questa, così, poi te lo trovi così, così, lo pieghi. Oddio santo. Scusa, lo pieghi e con questo cordino lo agganci da una parte all'altra e ti rimane tutto il materiale. Chiaramente questo sarà un po' più voluminoso, è anche una pratica per il materiale d'arrampicata che vi ho presentato. L'ho pagato un pochino di più rispetto al costo di diciamo degli item precedenti. L'ho pagato 10 euro. Questo costa 10 euro, ma non l'avevo mai visto, che ti permette di attaccare tutti i rinvii, aver tutto ordinato, così perdi meno la roba. Ho anche acquistato 2 moschettoni a ghiera, c'era scritto per alti carichi, non c'è scritto che non erano per arrampicata, ma io non mi fido. In teoria dovrebbero reggere 14 kN, che sono 1400 kg, però io né da mettere in sosta né per appendermi non penso che li userò mai. In compenso sono molto comodi se devi tirar su un saccone, costavano meno di €1 l'uno. Ho comprato questo tubo per 50 centesimi, lo metto contro il muro dopo aver fatto gli esercizi e mi ci strofino così.
perché in fin dei conti arrampicata golden tiene sempre un pochino la sua parte canina viva, e quindi questo serve quando hai mal di schiena, anche per fare gli esercizi. Un tubo, del tubo, fine. Poi una cosa un po' interessante che ho acquistato, perché costava 2,50 euro, questo è un pesapacchi. Come funziona? Si schiaccia qua e se lo tiri, così ci appendi qualcosa, serve per pesare i pacchi prima di partire per un viaggio, regge fino a 50 kg, ma io come intendo usarlo? Lo metto attaccato alla sbarra. Ovviamente non posso trazionarci perché peso più di 50 kg, anche perché non mi ci fiderei troppo. Comunque, quando tu vuoi sapere quanto scarichi sul braccio non dominante quando provi a fare la monotrazione, ad esempio, se io tiro così a peso morto, sto scaricando 3,50 kg. Se faccio più forza, adesso sono a 8 kg, lo leggo qui. Se io prendo qua, faccio esattamente quello che farebbe qualsiasi persona anziana a freddo. Cioè, provi a fare una mono e vedi quanto scarichi. Adesso su questo scaricherò abbastanza. Così vedi quanto sei lontano da realizzare una mono, anche solo per allenarti, no? Fai così. 1, blocchi. 11, 13 e 63 ho bloccato. Vuol dire che io ho scaricato 13 kg a freddo per fare la mono. Siccome ne peso circa 70, sono 35 kg su braccio, invece di farlo 35 ho fatto 13 su questo, e la differenza è che 35 più 13 sul sinistro. Poi ovviamente per parità lo fai anche sul braccio destro, così poi ti viene l'epicondilite da tutte e due le parti. Scarichiamo. Proviamo a farla quasi scarico, questo metto appena le dita. Oddio, non fa che non mi venga. No, non è venuta. È venuto 11, 12 e 70. E poi su questo braccio mi fa male al gomito. E quindi per 2,5 euro sai quanto scarichi. Un altro uso interessante, perché vendono degli apparati apposta per l'arrampicata ma costano oltre 100 euro, che lo sganci, lo attacchi qua su questa e così con 2 dita puoi sapere quanto riesci a... Dovresti legartelo ai piedi questo, così riesci a vedere quanto scarichi tirando con 2 dita, così, senza sfasciarlo. Se lo prendi sull'attacca da 1 tieni anche meno di 50 kg. In questo caso ho scaricato 22,65. Si spegne e si accende, è già provvisto di batterie per meno di 3 euro su Temu. Io penso di usarlo. Ed infine, ma non ultimo, via tutti questi oggetti, perché per l'ultimo c'è di una dimostrazione. Non c'entra con l'arrampicata, ma per sciogliere un pochino le braccia, e anche perché questa è una casa sportiva, quindi ci siamo messi qua il trave con queste cose che non ho comprato su Temu, me l'ha regalata mia figlia, lo stick, il beta stick, eccetera eccetera. Ci siamo messi al posto del tavolo centrale, abbiamo preso un asse acquistato nell'immondizia, volevo dirlo, nella Patum, e su questo giochiamo a ping pong. È vero, cioè giochiamo così per ridere in casa, non è che siamo dei ponghisti o facciamo del tennis tavolo nel nostro allenamento. Però siccome costava davvero poco e l'ho pagato, veniva 22, l'ho pagato 13 euro, però poi mi hanno fregato perché mi hanno fatto pagare altri 6 euro di palline che erano apposta per questo. Ho comprato questo, è un magnifico sparapalline, guarda che bello. Faccio vedere come si usa. Si mette sull'angolo del tavolo, in teoria bisognerebbe alzarlo, abbassarlo a seconda di come la vuoi lanciare, e attenzione, e no, è storto, con cui è storto, niente, le spara tutte ragazzi, eccole qua, così. Oh no, è venuto,
è venuto e ti alleni quando sei a casa. Questa no, è venuto e diventi un bravissimo ponghista. Voilà, ne spara 16 e questo in totale l'abbiamo pagato 20 euro con anche le palline. Veramente magnifico. Puoi anche usarlo per svegliare tua figlia o tua moglie, gliene metti dentro così, ne metti un po', poi fai questo così, vai davanti a lei che ti sta riprendendo così e gli spari. Oh, mamma mia, qua poi abbiamo la crisi, aia. E gli spari le palline. Ed infine, ma non ultimo, abbiamo comprato questa. Quando il gioco si fa veramente maniacale e duro, sei da solo, te la metti così, ti la indichi come vuoi. Se vuoi fare quello che si chiama dal basso verso l'alto, che non è la schiacciata, mi sembra sia il topo spinto, o troppo spinto, sei troppo spinto per voi lo censuro, Parti, non con questa, fa proprio schifo. Comunque vabbè, questa non grippa. Braccio morbido e rilassato. Quando torni a casa d'arrampicata hai un po' di epicondilite per muoverti, così. Sto ricordandosi che la spinta viene dalle gambe, arrampicata golden. Ok. E con questo è quasi tutto, perché sempre su Temu ho anche acquistato questa rete che costava più di 15 euro e l'ho pagata 5 euro. Questo l'ho pagato 10 euro. Quindi ho comprato un sacco di cose su Temu e ho già fatto un breve video che poi incollo al fondo di questo sul perché non lasciare Temu su un telefono di un ragazzino e sul perché, anzi guarda, non lo incollo, ve lo faccio che dire. Temu è rischioso, Temu da dipendenza, inquina il tuo telefono e ti riempie di notifiche in una maniera assurda per indurti a acquistare. Hai vinto questo, riscatta il buono. Poi proprio l'app è gestita in modo che ti dia un input grafico atto a creare dipendenza, ti fa rompere delle uova, all'interno dell'uovo trovi un regalo, ti fa giocare a una specie di videogioco dove comunque vinci sempre e vinci un altro regalo, e tutti questi regali però te li danno, in effetti poi alla fine hai questi sconti, ma solo se raggiungi un quorum di spesa, 30, 60 o 90 euro o giù di lì. Quindi alla fine da dipendenza, quando tu ti dimentichi di farlo, te lo ricorda lui perché ti massacra di mail e di notifiche. Non fartelo perdere, la tua ultima occasione. Scusaci, ci siamo sbagliati, te l'abbiamo mandato in ritardo, anche se non è vero. Hai vinto 16 euro, poi probabilmente questi 16 euro ti vengono scalati se ne fai 90 di spesa, a fronte dei 90. Te ne regalano altri, ma non te li regalano in maniera sana. Vieni tempestato da questi messaggi. E anche all'interno dell'app questa ruota della fortuna che gira anche se tu non la vuoi far girare, è continua ed incessante, e quindi lo stimolo che hai è uno stimolo all'acquisto, alla compulsione e alla dipendenza, perché dopo un po' ti dà piacere, dice guarda come sono fico, ho vinto io su Temo, come se andasse al di là della tua razionalità, capire che hanno vinto tutti e chiunque, che a loro basta di venderti le cose. Inoltre io non so come sia rendere gli acquisti su Temu, ma non è sicuramente come Amazon. Ho provato, mi sembra fare un reso, ma poi ho lasciato perdere, erano 4 palline a ping pong. Non è la stessa cosa. Amazon non è invasiva, Temu è estremamente invasiva, per cui io sconsiglio globalmente di vendere su Temu. Ho provato a cercare gli stessi attrezzi su Amazon, se li prendi quando sono in saldo c'è poi una differenza di davvero pochi euro e quindi non conviene. Io penso che non utilizzerò più Temu. Questa almeno è stata la mia esperienza. Carina, bellissimo fare acquisti, ma crea forte dipendenza, è invasiva, ti riempie il telefono di messaggi, di notifiche, quindi a mio avviso no. Detto questo, buona monotrazione a tutti. E scusate, e bloccaggio su un braccio per l'anziana arrampicatore golden.